Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Ancora un video per quanto riguarda la tecnologia applicata al calcio. Parliamo in questo caso di VAR. Mi sembra anche un momento giusto per fare questo video dopo lo scempio che abbiamo visto ieri sera in Francia e Italia, dove abbiamo visto che si deve giocare una competizione internazionale, un europeo under 21 senza VAR. Ringraziamo l'UEFA e Ceferin per la decisione presa, perché è una stronzata colossale. Ceferin fa della trasparenza e della legalità il suo biglietto da visita, però poi se andiamo a scovare sotto sotto di trasparenza e di legalità c'è ben poco, e a Napoli, caro Ceferin, si dice canisciun e fes. Quindi lasciamo al tempo, diciamo, queste decisioni prese, perché giocare una competizione internazionale senza tecnologia per me non esiste e non deve esistere. Ma ci sono delle svolte per quanto riguarda il campionato di Serie A. Almeno la notizia che è uscita un mesetto fa, io avevo analizzato la notizia, aspettavo solo un momento per poter fare questo video e parlarne con voi. Parliamo del pubblicare i dialoghi che ci sono tra l'arbitro e la sala VAR, di integrare ulteriormente con immagini e video e spiegazioni degli addetti ai lavori per decisioni prese, per le decisioni dubbie che poi ci possano essere in una partita o in tante partite. Quindi andiamo a vedere la notizia, la commentiamo insieme ragazzi. Prima di cominciare iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto. Trattiamo il calcio a 360 gradi, perché non è che voglio dire che aumenta la competenza, però se ci documentiamo possiamo parlare di fatti reali e non di frottole. Quindi andiamo a vedere la notizia e la commentiamo insieme. Allora, intervista a Gravina, ovviamente, che parla del rapporto tra FIGC e DAZN. La collaborazione tra FIGC e DAZN prosegue con lo sviluppo del primo contenuto speciale destinato a rivoluzionare il racconto calcistico televisivo. Attraverso una serie di clip i tifosi potranno comprendere come gli ufficiali di gara, arbitri in campo e sala VAR hanno interpretato i principali episodi del campionato di Serie A Team appena concluso. FIGC e DAZN metteranno insieme le rispettive competenze. Agli audio dei colloqui degli arbitri verranno infatti abbinate le immagini degli episodi più controversi delle gare, con il risultato di ricostruire le valutazioni, le interpretazioni e decisioni definitive. Gol o no, fuorigioco o no, rigore o no, le clip prodotte da FIGC e DAZN offriranno un cambiamento radicale nel racconto del calcio e nella sua fruizione da parte dei tifosi. Sarà possibile vedere e ascoltare cosa è successo in quei relativamente pochi secondi nei quali i rappresentanti della classe arbitrale hanno preso la loro decisione. Applauso nel caso dovesse succedere, perché ancora non sappiamo se poi venga applicato alla lettera questo provvedimento. Il prodotto realizzato da FIGC e da DAZN vuole accompagnare un cambiamento culturale nei diversi target coinvolti nel calcio italiano e allo stesso tempo raccontare il calcio italiano da una prospettiva inedita e innovativa, formando e informando i tifosi, ma anche media e addetti ai lavori, spiegando l'approccio dei direttori di gara, la difficoltà nel dover prendere la decisione più giusta in condizioni emotivamente non sempre facili, e confrontando le immagini televisive alla percezione sensoriale dell'episodio avuto in campo. E infine mostrando anche l'errore che è in fondo una parte da dover considerare nella complessa attività di valutazione oggettiva di un fatto in qualunque campo. Fin qui ci siamo, parole sante, una cosa che deve accadere e che doveva accadere secondo me già da tempo, però meglio arrivarci tardi che mai. Quindi continuiamo con le parole di Gravina. Siamo felici, commenta Gabriele Gravina, presidente della FIGC, di poter inaugurare con DAZN, che ringrazia una collaborazione affascinante e innovativa che mira a coinvolgere i giovani attraverso l'utilizzo di nuovi linguaggi, piattaforme e tecnologie sempre più al passo con i tempi. Abbiamo centrato uno dei nostri obiettivi primari, con una maggiore e più completa visibilità delle finali nazionali organizzate dal nostro settore giovanile e scolastico. Si potranno apprezzare i frutti del lavoro dei vivai dei club anche in ottica nazionale. Ma grazie alla partnership editoriale con DAZN
inizieremo anche ad esplorare una nuova modalità per attrarre e interessare agli appassionati di calcio attraverso le realizzazioni di contenuti in cui verranno spiegate le decisioni del VAR attraverso immagini e soprattutto con gli audio degli arbitri. Siamo orgogliosi di portare il più grande evento di calcio giovanile organizzato in Italia in live streaming su DAZN, rendere accessibile il calcio eccetera eccetera attraverso le modalità che abbiamo sopra elencato, e siamo entusiasti inoltre di collaborare con la FIGC dal punto di vista editoriale, portando per la prima volta in app contenuti VAR capaci di appassionare i tifosi e spettacolarizzare il prodotto del calcio. Allora, si parla che verrà applicato al campionato 2023-2024, ancora non è sicuro. Per il momento stanno vedendo di farlo con settori giovanili per, credo, fare una sorta di tirocinio e approcciarsi a questa nuova sfaccettatura della tecnologia VAR, però io credo che sia una cosa da fare domani, da applicare domani al campionato di Serie A, perché comunque da quando è stato istituito il VAR ci sono sempre quei fattori o quelle decisioni che vengono prese o per carattere dell'arbitro oppure per sviste che poi l'arbitro ha deciso in campo e il VAR non può intervenire, per protocolli che vanno rivisti, e ne abbiamo esaminati tantissimi sul canale durante questo anno calcistico. Quindi è una cosa che va fatta così, per andare a spiegare col cucchiaino ai tifosi perché è stata presa quella decisione in quel determinato momento, perché quel calcio di rigore era rigore o non lo era, è stato fischiato o non è stato fischiato, perché quel calciatore non andava ammonito o andava ammonito, quindi c'era al limite un doppio cartellino, l'espulsione, eccetera, 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 per far sì che non ci siano più polemiche. Ce ne saranno comunque di polemiche, perché poi l'opinionismo sportivo, i tifosi, alcuni capiranno e altri no, però sicuramente porterà di gran lunga maggiore trasparenza, soprattutto integrando con altre immagini, ulteriori immagini al limite a fine partita, correlando le immagini agli audio che si sono scambiati arbitro e sala VAR, poi si potrà capire quasi al 100% il perché di quella determinata decisione, il perché è stata presa in considerazione una regola del regolamento piuttosto che un'altra, perché il regolamento è scritto, bisogna solo applicarlo. Solo che mi rendo conto che tanti tifosi non è che si vanno a leggere, nemmeno io conosco tutto il regolamento del gioco del calcio per filo e per segno, però ogni qualvolta che succede un episodio si va ad analizzare la situazione e vai a vedere la regola che è stata stilata per diciamo esaminare quel determinato episodio. Ecco, quindi bisogna pure documentarsi, diciamo, via via in base agli episodi che poi accadono in un campionato. Tanto di cappello se dovesse succedere e verrà applicata al campionato di Serie A, perché sarebbe una dimostrazione di trasparenza e di voler essere quanto più trasparenti possibile e di lasciare al caso e al bar e a chiacchiere da bar quelle cose. Sì, ma te ne era dato rigore, però poi là era fuori gioco, là c'era il fallo, là questo e là quell'altro, quindi vai a quasi ad annullare tutte le reazioni che ci possano essere dubbie su determinate circostanze di gioco o decisioni arbitrali. Per me è una cosa da fare da subito, da applicare da subito al campionato che viene. Vediamo cosa succede, speriamo che possa essere un cambio a livello di trasparenza nel campionato italiano, quindi una cosa che mi fa ben sperare per il futuro, però dobbiamo sempre vedere se verrà applicato o meno da quest'anno in avanti. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Come sempre iscrivetevi al canale se vi va,
sempre Forza Napoli e massima trasparenza. Ciao.